Oggi Nadia Tarot è in ferie e l'interattivo vuole registrarlo Kitty. Sto scherzando, arrivo. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Con i tarocchi interattivi di oggi parliamo d'amore e la lettura vale per chi è già innamorato, ma anche per chi è single. Quindi andiamo a vedere per bene chi è questo uomo o questa donna che vi fa o vi farà battere il cuore e quale sarà l'evoluzione della storia. Subito dopo la sigla, con 3 varianti a scelta, facciamo questa lettura tarocchi amore, chi ti farà battere il cuore. Prepariamo le nostre 3 varianti per, questo interattivo dal titolo, "Lettura tarocchi amore, chi ti farà battere il cuore". Un altro titolo in rima, ci sono riuscita anche questa volta. Mi piacciono i titoli in rima perché trovo che abbiano un non so che di magico. Vi ricordo che, questo è un interattivo, quindi come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione, perché spesso me lo chiedete nei commenti. Quindi preferisco puntualizzarlo a inizio stesa, che vale da quando voi lo vedete, a prescindere da quando viene pubblicato. Aggiungo ancora queste carte e andiamo a farci questa lettura tarocchi amore per scoprire chi è che ti fa o ti farà battere il cuore. Perché questa lettura vale per chi è già innamorato, ma anche per chi è single. Quindi vedremo un po' che cosa i tarocchi ci diranno. Aggiungo ancora una carta del mazzo dello Shozen. Vediamo. E gli oggettini. Variante numero 1 con le chiavi che aprono e chiudono porte. Facciamo un po' di spazio. Variante numero 2 con la stellina che simboleggia i sogni. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con l'orologio che rappresenta il tempo che va sempre avanti e per noi è adelante, che ci gusta. Quindi focalizzatevi bene su una di queste 3 varianti o sugli oggettini, come preferite voi. E andiamo a farci questa lettura tarocchi amore per scoprire chi vi farà battere il cuore. Vi lascio un po' di tempo per pensare. Ok, chiavi. Iniziamo con voi. Suerte, chiavi, per voi. Andiamo a vedere chi ti fa o ti farà battere il cuore, però prima voglio vedere chi sei tu, chiave. Chiave sei di un segno d'aria, gemelli, bilancia e acquario, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, cancro, scorpione e pesci, o avere un ascendente in uno di questi segni. Chi sei tu, chiave? Sei una persona che
in questo momento, è come se fosse, focalizzata o focalizzato, su una situazione che però, ecco, non stai vedendo, ecco, con sufficiente, secondo me, chiarezza. Nel senso, ti stai, facendo tu una proiezione di un qualcosa, che è tutta tua. Nel senso che sai perché ti dico questo? Perché qui a inizio stesa ho questa carta della luna, e abbinata a questa dello Shozen mi viene, insomma, da dirti questo: c'è una situazione o un qualcosa che tu stai, ehm, vedendo, ehm, non come, secondo me andrebbe, vista, o ti stai focalizzando, ecco, su un qualcosa, che però, cioè sul quale non ci vedi sufficientemente chiaro, o lo stai vedendo come vuoi tu e non com'è, in realtà. Mi viene da dirti questo. Di fatto, circa, mhmm, questa situazione, io vedo che tu in questo momento è come se dovessi, ehm, prendere una decisione importante per te, questo potrebbe anche far riferimento non necessariamente ai sentimenti, ma anche ad un qualcosa, ecco, che, fa parte in questo momento della tua vita, perché qua, sto parlando di te. C'è, una sorta di timore nel volersi, ecco, esporre o nel voler fare, ecco, un qualcosa dove peraltro è necessario andarsi a scontrare con qualcuno, Loro mi stanno facendo vedere questo. Bando alla pigrizia, chiave, penso che sia venuto il momento, di agire, perché ricorda che la vita ci offre sempre una seconda possibilità, che si chiama domani. Quindi, se abbiamo paura di fare, ricordati di quello che ti ho appena detto. Vado avanti a parlare di te. Sei una persona che alla quale piace molto comunicare, io ti vedo molto attiva, su internet, sui social, comunicare con qualcuno, messaggiare, chiacchierare, telefonate, insomma, una cosa di questo tipo. Nonché, ecco qui, ci vedo un segno di terra, un toro capricorno vergine, potrebbe essere un uomo o una donna, se stanno guardando gli uomini, voi convertite il senso della stesa. Ci vedo nella tua vita un possibile segno di terra, nonché, ecco, un qualcuno di un segno di terra, dove in questo momento tu potresti sentirti particolarmente, circa questa persona, vincolata per un qualcosa, Potrebbe essere un segno di terra o un qualcuno che ha un ascendente, nei segni di terra, Ehm, chiave. Penso che tu possa avere delle attitudini o nonché un'intuizione particolare, Questa è la carta che mi indica che tu potresti essere appunto un'appassionata in ambito esoterico o avere un intuito particolare, nonché, essere una persona, alla quale piacciono i tarocchi o fai a tua volta i tarocchi, Ehm, ti vedo molto empatica o empatico, un qualcuno che, ehm, potresti essere un amante degli animali o possedere un cane, un gatto o un animale, insomma. Oltre che, il discorso così, del cane o del gatto, sei una persona empatica, che sa trasmettere alle persone, un senso di
di pace, un senso di insomma le persone stanno bene, si rivolgono a te, stanno bene in tua compagnia, eh. Cosa ti posso ancora dire su di te? Poi andiamo a vedere chi è che ti fa o ti farà battere il cuore, eh. Mhmm, penso che proprio perché inizialmente avevamo già questa carta qua, tu sia un qualcuno che, mhmm, è come se, adesso come adesso, si sentisse, magari non al posto giusto o, volesse essere altrove, in questo mondo che stai sognando tu, questo mondo a colori, ecco, che stai, sognando, stai immaginando, questa è un po' la carta anche dell'immaginazione, ehm, e qui mi stanno dicendo che, non ti senti a tuo agio, c'è un qualcosa che, vorresti probabilmente cambiare o che, ti limita, non ti permette di essere te stesso o te stessa, Persona passionale, la chiave. Quando fai un qualcosa è perché veramente ci credi, non lo fai tanto per fare. Di recente potresti aver ricevuto un messaggio, una comunicazione circa questa situazione che ti dicevo prima, che probabilmente ha a che fare con un segno di terra, oppure, c'è diciamo un vincolo, un qualcosa dove ti senti un pochino vincolata. Qua c'è una comunicazione che hai ricevuto o è in arrivo, Andiamo a farci questa lettura tarocchi amore adesso, per vedere che chi è che ti fa o ti farà battere il cuore, per la chiave. Chi ti fa battere il cuore? Chiave. È di un segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, ma potrebbe anche essere, di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Chi ti farà battere il cuore? Qui, ti sto parlando, di una persona che secondo me, conosci già, e dalla quale tu stai aspettando, o delle comunicazioni o, che tu hai considerato una battaglia persa con questo 5 di spade e di fatto sono arrivate o devono arrivare delle comunicazioni. Quindi per me, tu questa persona la conosci già, chiave. Ci sono delle comunicazioni, che devono arrivare o che a tua volta farai tu, insomma qua ci parlano di comunicare, però io le vedo in arrivo, mi parlano di un qualcuno, che conosci già, proprio perché secondo me questa carta del 3 di spade, sta a significare che è un qualcosa di già, vissuto, sperimentato, anche con un pizzico, ecco, di sofferenza al cuore, sensazione magari, spiacevole, circa questa persona. Non a caso è un re di spade, potrebbe essere, ecco, il re di spade una persona poco propensa, ecco, a dare delle dimostrazioni, nonché, un qualcuno, che, in questo momento potrebbe essere assente. Chiave, tu con questa persona che ti fa battere il cuore, per me hai già avuto una relazione, siete in relazione, però è assente con questo eremita, lo vedo assente in questo momento. Un qualcuno, come ti dicevo, con un carattere tipico del re di spade, nonché però, un qualcuno che quando vuole le dimostrazioni le sa dare, con questo cavaliere di coppe che è un po' il corteggiatore.
Ehm Chi è questa persona che ti fa battere il cuore? Allora, come ti ho già detto, tu per me la conosci già. Qui c'è, un ciclo che deve terminare per andare verso, ecco, un cambiamento. Quindi tutto ciò che è stato, si deve lasciare alle spalle. Per me un 10 di spade è il termine di un ciclo, che porta ad un qualcosa di diverso. Allora, qui penso che, loro ci vogliano dire che, questa persona che ti fa battere il cuore, tu la conosci già, in questo momento però io la vedo assente, nonché tra voi 2, potrebbe esserci comunque l'intromissione di un qualcuno dall'esterno, quindi, loro mi stanno facendo vedere questo. Un'intromissione, di una terza persona dall'esterno, e questa cosa, ovviamente porta, disagio se vogliamo, stanchezza, siamo un po', stanchi talvolta, chiave, di questa situazione che però di fatto c'è. Chi è che ti fa battere il cuore? Io qua vedo, una persona, un uomo, o una donna che potrebbero avere un qualcosa in comune con te, mi intendo. Potrebbe essere un lavoro, una passione, un qualcosa che vi accomuna, potrebbe essere il lavoro, però essendo un interattivo ti ho dato più, diciamo possibilità. Questa persona è una certezza fondamentalmente, nella tua vita. Tu sei una certezza per lui o per lei, ma qui c'è un qualcosa che, insomma, deve ripartire con il piede giusto, quindi ricorda che, chiave, che la vita è questa, nulla è facile, ma niente è impossibile, quindi se c'è bisogno di ripartire con il piede giusto, proviamoci, chiave, Ehm, questa persona ti fa battere il cuore, potrebbe essere, avere qualche anno più di te, lo vedo castano di capelli, o capelli comunque castani o scuri, di statura media, ehm, un qualcuno che, molto probabilmente, in questo momento, può sentirsi limitato, o tu a tua volta ti senti limitata o limitato dall'intromissione anche di una terza persona. Questo è quello che mi fanno vedere per te circa questa persona che ti fa battere il cuore, e il cuore tornerà a battere come si deve con questa carta della forza solo se, ci sarà impegno, ecco, da parte di entrambi nel voler, diciamo, ripartire con il piede giusto, con questo 10 di spade, perché fondamentalmente qui ci sono, 2 persone che hanno tante cose in comune, ci sono 2 persone che, arriva un messaggio anche qui, forse te l'ho già detto, da parte di che ti farà battere il cuore, secondo me chiave. Ci sono 2 persone, che si vogliono bene, che potrebbero o avrebbero la possibilità di di stare bene, ma c'è tanto da fare ancora. E prima di dirti le iniziali del nome, del cognome, insomma le nostre solite letterine,
voglio ancora mettere giù una carta degli arcani maggiori per te, per darti ancora un consiglio finale. Per la chiave. Vediamo. Vedi, qui abbiamo la carta degli innamorati. Non a caso ti dicevo che qua ci sono due persone che si vogliono bene, e dove c'è bisogno, che si amano anche, dove c'è bisogno di porre fine diciamo ad un qualcosa, ad una situazione, a questa problematica, per ripartire con il piede giusto. E c'è la possibilità di ripartire con il piede giusto perché, insomma, dove c'è amore, le possibilità sono infinite, chiave, per cui avevamo anche la carta della forza. Io penso che, il tuo cuore continua o tornerà a battere con questa persona. Ti dico le iniziali. Letterine, che sono l'iniziale del nome o l'iniziale del cognome, di questa persona, può anche essere il paese, dove o la città dove questa persona vive o l'iniziale della regione, insomma. Vedi tu, a che cosa, queste letterine che io ti dico può far riferimento. Vediamo, per la chiave. Abbiamo la N di Nicola o Nicoletta o Nadia, la F di Federica, Federico, Francesco. La G di Giuseppe, Giovanni. La L di Luca, Lucia, Livorno. E un'altra, la V di Vincenzo, Veronica, e basta, queste sono. Quindi vedi quest'iniziale, questa letterina iniziale a cosa può far riferimento circa la tua stesa e circa questa persona che ti fa battere il cuore. Per me la conosci già, chiave, quindi adelante con questo innamorato e questo messaggio o è già arrivato o ti deve arrivare, tra non molto. Scrivimelo nei commenti. E adelante, chiave. Faccio un po' di ordine e passiamo alla stellina. Adelante, chiave. Stellina, suerte per te. Andiamo a farci questa lettura a tarocchi, amore, per vedere chi ti farà battere il cuore. Innanzitutto però vediamo chi sei tu, stellina.
Stellina, sei di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potresti anche essere, di un segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Chi sei tu, Stellina? Sei una persona che, in questo momento, è come se, diciamo, in questo momento tu stai vivendo, perché me lo dice questa carta, una, situazione dove ti senti particolarmente bene, loro mi dicono, e potrebbe essere legata a una certezza che hai avuto di recente, nonché, quello che è più, diciamo a stretto contatto con te, la tua famiglia, il tuo lavoro. Io ci vedo in una di queste, situazioni, ecco, che tu puoi essere soddisfatta, puoi ritenerti soddisfatta. Sei, una persona che, ti vedo molto creativa, potresti essere un qualcuno che, disegna, dipinge, hai una creatività, una spiccata creatività, ti sto facendo degli esempi, una persona con la capacità di creare un qualcosa di bello, di veramente bello e piacevole anche per gli altri, cosa ti posso dire? Che, probabilmente, ehm, chi ti fa battere il cuore non lo conosci ancora. Io vedo che, qui c'è desiderio di innamorarsi, c'è desiderio di, far tornare a battere il cuore, però andiamo avanti nella stesa, perché dobbiamo capire un po' di più su di te. Sì, è possibile che tu di recente abbia sperimentato una rottura o una chiusura con un qualcuno, un qualcuno o anche una situazione, ecco lì devi vedere tu a cosa fa riferimento. Potresti essere pronta o pronto, a rimetterti in gioco, ecco, dal punto di vista, anche sentimentale, hai un bel caratterino, Stellina. Qui abbiamo un carattere deciso, che è un po' quello dell'imperatore, un qualcuno che, vuole un po' fare tutto alla sua maniera, non accetta tanto i compromessi, la nostra Stellina. E vedo che, ti piace, divertirti, ti piace la compagnia, staresti sempre in compagnia, sei una persona attiva, dinamica, mh, un qualcuno che, comunque, piace, le persone, stanno bene in tua compagnia, hai, secondo me, un'ottima capacità, ecco, di porti circa, ecco, le persone, insomma ti vedo piacevole, Stellina. Qui concludiamo su di te, dicendo che potresti, avere fatto di recente o dover fare uno spostamento, un viaggio, un qualcosa che, è da tempo che volevi fare o sei riuscita a farlo e ci tenevi, veramente tanto, Ehm, Stellina, attenzione di chi ti fidi, perché qua c'è questa carta che mi dice, che, devo dirti che devi imparare a andare un po' oltre le apparenze, non fidiamoci proprio di tutti, ehm, e questo era per te. Adesso, andiamo a vedere
chi è questa persona che ti farà battere il cuore, perché io penso che tu non la conosca ancora. Ehm, è ora, stellina, secondo me, di rimettersi in gioco, Vedi, sai perché ti dico che non lo conosci ancora? Perché qui abbiamo l'appeso, con questo 2 di scusami, con questo 10 di coppe, quindi, circa, un consolidamento di una possibile relazione sentimentale. È come se tu ti sentissi, in una situazione dove, non stai andando né avanti né indietro, cioè vorresti, ma, di fatto, ecco, con questo appeso, non c'è, diciamo, l'evoluzione sperata, Loro mi fanno vedere questo. Adesso vediamo chi è questa persona che ti fa battere, il cuore, Mi viene ancora da dirti questo, visto che, per te ho visto queste titubanze. Ricorda, stellina, questa è una cosa che ho già detto probabilmente in altri interattivi, che, secondo me, cioè, la vita, ci dà sempre, un'altra possibilità che si chiama domani, nonché, si restringe e si espande, in base al coraggio di ciascuno, Quindi questo, ho voluto dirtelo proprio perché ho la sensazione da questa stesa che tu, ecco, possa sentirti titubante, circa un da farsi. Però se fa riferimento ai sentimenti, adesso vado a dirti chi è questa persona che ti farà battere il cuore. Per me non la conosci ancora. Questa persona che ti farà battere il cuore è di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, ma potrebbe anche essere di un segno di fuoco. Ariete, Leone e Sagittario, o avere un ascendente in uno di questi segni, nonché questa persona che ti farà battere il cuore è la tua fiamma gemella o la tua anima gemella, perché lo vedo di qua. Questo è il 4 di bastoni, le 2 persone che si specchiano l'una, nell'altra, e per me, simboleggia l'anima gemella o, la fiamma gemella. Qui, penso mhmm, che tu non la conosca ancora e vedo che questa conoscenza potrà avvenire, nei mesi più freddi. Quest'autunno, quest'inverno, vedi qui abbiamo la neve, è come se voi, non vi con questo 2 di denari, allora la cosa fosse ancora incerta, e non vi conoscete, per me. L'incontro può avvenire nei mesi più freddi, quest'autunno nonché questo inverno, ehm, ed è un qualcuno che, mh, potrebbe vivere lontano da te con questo carro, in un'altra città o in un altro paese, ehm, ti riconfermo la soddisfazione tua di trovare questa persona che ti fa battere il cuore nei mesi invernali. Questa sei tu, e questo 9 di denari è una carta di soddisfazione. Quando lo conoscerai, capirai subito dal primo istante, ehm,
che è questa persona della quale ti sto parlando, proprio perché, parliamo di una fiamma o di un'anima gemella, ehm, ricorda, stellina, che il vero amore, proprio quello che ci fa battere il cuore, non è guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. Allora, se non lo conosci ancora, qui c'è bisogno, di guardare insieme nella stessa direzione per conoscersi, e penso che, tra di voi, possa nascere fin da subito, ehm, una forte intesa passionale, qualcosa di veramente, ehm, forte, intenso, passionale. Abbiamo la ruota della fortuna, quindi qui ci parla di cambiamenti, ci sarà, con questa carta della giustizia la necessità di andare a trovare un equilibrio, circa, questa vostra situazione. Quindi è possibile, scusa, mentre parlo, vado a accendere un incenso perché mi piace sempre averlo acceso, quindi è possibile che qui, questa conoscenza con questa anima o fiamma gemella, nasca, con inizialmente una difficoltà. È possibile, vista la distanza, l'impossibilità di frequentarsi, qui questa persona la riconoscerai dallo sguardo, avrà uno sguardo particolare, bello, magnetico, intenso, io vedo questo. Ehm E circa mh, è possibile che lui o lei, possano approcciarsi a te o viceversa tu a lui o a lei per la necessità di un qualcosa. È come se tu avessi bisogno di un qualcosa o viceversa lui, Loro qua mi fanno vedere questo, un po', un dare e ricevere, dicono le carte. Abbiamo un asso di coppe, ma non mi stupisce, Io ti dico che per me questa persona non la conosci ancora e andrai, a conoscerla. Poi ti dico le iniziali del nome, del cognome, le letterine, così vedi qualora dovesse far riferimento a qualcuno che conosci già. Però qua io ci vedo un qualcuno di nuovo, per te, con un bello sguardo, insomma una persona potrebbe non essere altissima di statura, cioè nel senso, come statura, un qualcuno, più o meno della tua altezza, però con un bello sguardo intenso, magnetico, particolare, che quelle di quelli che, ci lasciano senza fiato, per intenderci. Attenzione perché è come se, allora questa cosa dovesse avvenire improvvisamente, quando meno te lo aspetti. È possibile, che, tu vada a conoscere questa, persona anche nell'ambiente di lavoro, però io lo vedo di un'altra città, di un'altra regione anche, nonché potrebbe essere anche all'estero, però, un pochino distante da te. Metto ancora giù una carta degli arcani maggiori, per darti ancora magari un dettaglio in più circa questa persona che ti fa battere il cuore e vediamo cosa ci dicono per te. Per la stellina. Carta delle stelle, vedi? Mi riconferma che
probabilmente tu questa persona non la conosci ancora, è ancora nel nostro immaginario, mi dice questa carta che è possibile che tu abbia in passato, sentimentalmente parlando, avuto dei trascorsi poco piacevoli, però, con questa carta delle stelle e con questa persona che tu andrai a conoscere, ecco, finalmente va a realizzarsi quel desiderio tanto, ecco, sognato, sperato, che è un po' il senso, di questa carta, delle stelle, eh. Ricorda che, stellina, devi dare, ad ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita, e con questo arcano maggiore delle stelle finale, penso che da adesso in avanti, ehm, possa o debba essere così, Vado a dirti le lettere iniziali del nome o del cognome, o può essere anche l'iniziale del paese, visto che ci hanno fatto vedere che è di un'altra città questa persona. L'iniziale del paese dove questa persona vive, nonché la regione, ecco, devi cercare di capire tu a cosa possono fare riferimento queste lettere, che ti dirò, La D, subito, subito, di Daniele o Daniela, Davide. Mhmm, la A di Andrea, Arianna, mhmm, la la E, questa lettera E. La E è di Enrico, Enrica, mh? La P di, Paolo, Paola, Pietro. E lettera R di Roberto o Roberta, può essere anche l'iniziale della città, Roma, mh? Queste sono per te, stellina, mh? Quindi qua, per me questa persona non la conosci ancora. Ricorda queste lettere che ti ho detto, quando sarà. Ci vedo il lavoro galeotto qua, o, un qualcosa che magari andate a fare insieme, una passione, qualcosa di questo tipo. Ehm, e questo è. Cerca di lasciarti un po' più andare, stellina, perché qua, con questo 9 di bastoni sembrerebbe che circa l'incontro con questa persona, ecco, ci siano l'incontro o la conoscenza, un po' di titubanze, tendiamo a trattenerci un pochino, Ricordati che quando l'amore non è follia non è amore. E qui, stiamo parlando di un'anima gemella o di una fiamma gemella, quindi adelante stellina. Mhmm, e questo era per te. Orologio. Il tempo che va sempre avanti e per noi è adelante che ci gusta. Vediamo, chi ti farà battere il cuore per l'orologio. Però prima voglio vedere chi sei tu, mh? Voglio parlare di te. Mh, l'orologio, per me è di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci.
Ehm, ma potresti anche essere di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine o avere un ascendente in uno di questi segni. Orologio, prima, voglio parlare di te, e voglio dirti, visto che ho questa carta dell'Osho Zen, subito a inizio stesa, che, sei in un momento che avresti bisogno un attimino di fermarti e tornare a focalizzarti su te stesso o su te stessa. Anche, facendo magari un po' di meditazione o comunque riportare il centro su di te. Forse stai disperdendo troppe energie in giro, quindi questa carta, ti invita a, mh, rifocalizzarti, su te stesso o su te stessa. Ti vedo una persona molto giovanile, orologio, è giovanile negli atteggiamenti, nel modo di vestire, insomma ti piace magari, ecco, stare coi giovani, in compagnia di persone più giovani di te, e sei un qualcuno, che è possibile che, possa in questo momento essersi sentito esclusa o escluso da un qualcosa. Di fatto qui ho anche questa carta del matto, che mi parla di, situazione dove, non sappiamo che pesci pigliare, ma insomma siamo qua per questo, per andare a capire un pochino, quale potrebbe essere, ecco, magari, ecco, un'indicazione, un consiglio su, il da farsi. Allora, orologio, penso che tu abbia atteso anche troppo. Ho questa carta della temperanza, circa, una situazione dove, ti sei sentita esclusa o escluso, te l'ho già detto, e ed è un po' venuto, diciamo, il momento, di portarsi avanti con questo carro. Sto parlando di te, qua dopo vado a dirti chi è questa persona che ti farà battere il cuore, sei un qualcuno che se vuole ha infinite, possibilità, mh, e, però ci perdiamo un po' troppo nei rimpianti. Questo 5 di coppe mi sta indicando questo. Attese e rimpianti, mh? Questa cosa non è proprio così positiva, orologio. Quindi, tornando a sempre, a te, io qua, con un re di spade e una regina di spade ci vedo un probabile rapporto che tu puoi aver avuto con una persona che si è rivelato, poco piacevole, e oppure, questa persona e tu a tua volta, potete aver avuto vicendevolmente, ecco, degli atteggiamenti, diciamo poco piacevoli, mi viene da dire questo. Andiamo a vedere perché. Mh. La questione qui è che che io penso che, questa persona di cui ti ho parlato, che peraltro potrebbe essere un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario o avere un ascendente in uno di questi segni, penso che possa essere, ecco, un qualcuno, verso il quale, orologio, tu hai dei sentimenti. Non posso fare a meno di dirti questo perché ho questa carta degli innamorati e a sua volta anche lui, però, mhmm, qui probabilmente, stiamo parlando di un qualcuno
con uno spirito piuttosto libero, con questa carta del matto. Abbiamo uno spirito libero e forse è proprio per questo che tu ti poni come regina di spade nei suoi confronti, però dopo vado a parlarti di lui. Qua ci sono o di lei, qua ci sono bando alle paure, orologio, perché forse sono solo, come si suol dire, dei fantasmi che non esistono, questa carta sta a significare un po' questo, Ricorda che, la vita, orologio, è un po' come un'eco, se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii, e questa potrebbe essere una delle cause perché ci sono un po', queste tue paure che a mio avviso sono immotivate, però adesso bisogna andare a capire chi è questa persona che ti fa battere il cuore e se qua già stavano facendo riferimento a lei. Sì. Questa persona che ti fa battere il cuore è di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, ma potrebbe anche essere di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, ovvero un ascendente in uno di questi segni. Qui mi parlano, di un qualcuno che probabilmente conosci già, oppure potrebbe essere un qualcosa molto all'inizio o, un qualcuno che conosci già, ma di fatto, ecco, non c'è nulla di concreto, quindi potrebbe essere semplicemente una conoscenza, una fantasia, ecco, mettiamola così, ma ancora non c'è nulla di concreto. Siamo agli inizi, questa, persona che ti farà battere il cuore o che già te lo sta facendo battere, sai perché ti dico che è qualcosa di molto all'inizio? Perché io ci vedo delle mancanze, verso di te da parte di questa persona. Vedi, qui abbiamo questo 5 di denari, per me sono mancanze, nonché, circa, ciò che lui o lei realmente provano, una sorta di inganno, quindi magari può farti credere una determinata cosa che poi non è, o viceversa, dirti delle mezze verità o insomma, qui attenzione a ciò che questa persona, magari ti dice. Possono essere delle mezze verità perché magari, ecco, ci tiene a dirti determinate cose proprio perché fa comodo a lui o a lei così, mh? Qui abbiamo un qualcuno, che lo vedo una persona allegra, un qualcuno che piace giocare, scherzare, insomma, nonché, fare il simpaticone, il simpatico, o la simpatica. Ehm, è un qualcuno che probabilmente, torno a dire, che tu conosci già o intuisci che con questa persona potrà esserci un qualcosa, oppure intuisci che, questa persona sta per entrare o entrerà, ecco, a far parte della tua vita. Lo vedo, un pochino più giovane di te come età, potrebbe esserci una differenza importante di età, nonché, ecco, magari più giovane, di te, e con un carattere purtroppo un po' autoritario, con quest'imperatore. Qui avevamo già il re di spade, un qualcuno che vuole fare come vuole lui, quando vuole lui, insomma tutto, a suo modo.
un pizzico di immaturità anche con questo fante, circa questa persona. Però allora ciò che, è fondamentale qua è che loro mi stanno dicendo, mhmm, guarda, torno a dirti che è possibile che tu lo conosca già e sia, ehm, un qualcuno che non stai considerando che possa essere lui o lei, non che già, diciamo frequentarlo, ma dopo vado a dirti le iniziali del nome e del cognome così capisci un pochino meglio, Ehm, è un qualcuno che piace farsi vedere sui social, internet, nonché avere dei profili su Facebook, Instagram, o che tu a tua volta l'hai visto, lo vedi su questi social, una persona che magari, fa un lavoro, a contatto col pubblico, un artista, un qualcuno di questo tipo anche, ehm e lo vedo molto alto, di statura, una persona di statura alta, più alto o più alta di te, e penso che tu con questa persona abbia già vissuto un qualcosa o andrai a risperimentare con lui o con lei dei bei momenti come puoi aver già vissuto in passato con un qualcun altro. Questa persona ha un qualcosa che va a ricordarti anche un qualcun altro, forse il modo di parlare o il modo di esprimersi o qualche caratteristica fisica che può assomigliare, ad un qualcuno che tu hai già frequentato. Attenzione però qua, che, loro mi dicono che allora, con questa persona c'è sicuramente la possibilità di consolidare un qualcosa di bello, sole e 10 di coppe e fin qui ci piace, ma, allo stesso tempo, ehm, comporta, di dover prendere una decisione importante. Quindi qui dovrai essere tu, orologio, che, devi capire il perché di questo 2 di spade, a fine stesa, Qui c'è un qualcosa una decisione che veramente importante da dover prendere circa, questa persona che ti ho descritto, che ti fa battere il cuore, perché probabilmente tu lo stai spiando, lo stai vedendo da qualche parte, penso scrivimelo nei commenti dove lo guardi. Sono anche delle foto oppure sui social, lì lo sai tu, Poi, adesso vado anzi, prima voglio ancora vedere perché quel 2 di spade finale, con una carta degli arcani maggiori, per darti ancora, diciamo, un consiglio, un messaggio circa questa persona, che ti fa battere il cuore, vediamo. Essendo che, ci è uscito un po' imperatore con un caratterino bello tosto, mi viene da dirti che quando ami qualcuno devi amarlo così com'è, non come vorresti che fosse, questo ricordalo, perché in vista dell'arrivo di questa persona, è bene ricordarselo. Vediamo gli arcani maggiori cosa ci dicono per te. Ne sono usciti 2, chissà perché, vediamo. Papa e imperatrice. Allora, mi viene da dirti questo, questa persona, sarà sicuramente quella in grado, ecco, di, completare, quella che è, la tua esistenza felice. Nel senso che qui ho l'imperatrice è la soddisfazione in tutti, gli ambiti. Una persona soddisfatta, una persona che probabilmente, come fanno vedere qui, finalmente,
ecco, si ritrova a vivere una relazione finalmente concreta. Questa carta del Papa fondamentalmente è una garanzia, ci parla, di un qualcosa di serio, un qualcosa di, giusto per il nostro orologio, e penso che, come, ho già detto prima, se, la stesa qua, ci faceva vedere questa carta di paure immotivate, orologio, che la vita è come un eco, se non ti piace quello che ti rimanda devi cambiare il messaggio che invii, e siccome a noi interessa per te che ci rimandi questa imperatrice, prova a cambiare questo messaggio che invii, perché la carta del Papa è una carta che ci parla anche di, spiritualità, capacità dal punto di vista spirituale. Mi sono sentita di dirti questo proprio per l'abbinamento di queste 2 carte. Se questa persona c'è già nella tua vita, siete agli inizi, manca di concretezza, ehm, prova a cambiare questo messaggio che invii circa questa persona, questo messaggio magari di paura e di incertezza, ehm, convertilo in sensazione di concretezza, questa cosa che può essere giusta per te, come ci sta dicendo il Papa, Quindi cambiamo questo messaggio, in funzione di ciò che ci hanno fatto vedere gli arcani maggiori per te, certezza e cose giuste, okay? Orologio, adesso vado a dirti le iniziali del nome e, del cognome di questa persona, o potrebbe anche essere l'iniziale, del città dove questa persona vive, o la regione, insomma lì vedi tu questa letterina, a cosa fa riferimento, all'iniziale di un qualcosa che c'entra con questa persona, Allora, qui abbiamo, la lettera A. Ho tante lettere A e, c'era già uscita, nella stesa di prima. Quindi lettera A di Andrea, Annalisa, ehm, la lettera C di Claudio, Claudia, la lettera M di Marco, Michela o Michele, lettera D di Daniele, Davide, lettera F di Francesco, Fabio, Federica, e ne aggiungo ancora una, che potrebbe essere, ma ti direi la lettera P di Paola, Paolo, Pietro. Forse era già uscita, però anche qua mi esce. Queste sono orologio per te. Quindi iniziale, del nome o del cognome, o può essere il paese o la regione dove questa persona vive, o questa lettera fa riferimento a questa persona che ti ho descritto nella stesa. Ricordati l'imperatrice e il Papa, mi raccomando, orologio, bando a queste paure. Andiamo a concretizzare un qualcosa con questa persona che
Se siete solo all'inizio, o c'è solo un'amicizia, ci sono ottime possibilità. Se non la conosci ancora, ehm, la conoscerai tramite, ecco, secondo me, delle amicizie in comune o comunque in un momento dove si va a festeggiare un qualcosa, ma c'è una decisione importante da prendere, mh? E questo è orologio. E con oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per avermi seguita e vi auguro, come sempre, una buona settimana perché domani è lunedì e vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao.